Ciao a tutti, siete su Celebrita dalla Turchia, il posto dove le storie del cuore delle star accendono la vostra curiosità come un proiettore nella notte. Prima di immergerci, ricordate di iscrivervi e condividere. Siete voi a tenere vivo questo salotto pieno di sussurri, sospiri e rivelazioni. E oggi, la luce più intensa è puntata su Zlaturkoglu e su quel silenzio teso che sembra seguirla ovunque vada, mentre il nome di Halil Ibrahim Ceyhan aleggia nell'aria come un segreto che tutti fingono di non conoscere ma che nessuno smette di raccontare. Le indiscrezioni che hanno iniziato a serpeggiare nelle ultime ore sono taglienti come una frase detta a denti stretti. Pare che il padre di Zlaturkoglu, in una conversazione confidenziale con persone di assoluta fiducia, abbia espresso senza giri di parole il suo malessere di fronte alla presunta relazione della figlia con Halil Ibrahim Ceyhan. Non si parla di sfumature, non si parla di una leggera perplessità, ma di un vero e proprio altolà. A quanto ci viene riferito, il tono sarebbe stato fermo, quasi a voler mettere un punto prima ancora che la frase finisse, con quell'uomo, mai. Parole che, filtrate all'esterno come gocce di pioggia che trovano una fessura, hanno scatenato quel turbine che conosciamo fin troppo bene, sguardi puntati, ipotesi incatenate, e una domanda sospesa tra rispetto e curiosità. Perché proprio adesso? Domanda inevitabile. Anche perché Zlaturkoglu e Halil Ibrahim Ceyhan da tempo condividono set, sale e trucco, ore rubate alle notti di riprese e pause in cui basta una battuta mancata per far sussultare un intero fandom. Sono mesi che la loro chimica professionale infiamma le timeline, e poi ci sono quelle fotografie scattate dietro le quinte, rubate da cellulari rapidi, in cui un tocco sulla spalla diventa un mondo, un sorriso condiviso sotto le luci frettolose si trasforma in poesia per chi aspetta conferme. Immagini scivolate sui social con la velocità di una confessione che non vuole aspettare, e che alimentano un racconto collettivo. Loro due, uno accanto all'altra, come se la sceneggiatura avesse smesso di essere solo finzione. Per i fan, per chi ha seguito ogni sguardo, ogni rientro in scena, ogni scambio di battute carico di elettricità, questa vicinanza era già l'inizio di qualcosa di più grande. Ma adesso, con quella frase attribuita alla famiglia di Zla, la narrazione prende una piega inattesa. Come se le luci del set si fossero improvvisamente abbassate e una tensione più intima, più domestica, avesse invaso la scena. I sussurri crescono, c'è una crisi? C'è un ultimatum che pulsa nelle stanze di chi le vuole bene? O è solo un campanello d'allarme che invita alla prudenza? Nel frattempo, c'è chi giura di aver percepito un filo di gelo sul tappeto rosso dell'ultimo evento, uno di quei gelo sottili che solo gli sguardi esperti sanno cogliere. Eppure, davanti alle telecamere, Zla e Halil restano impeccabili, professionali, come sempre. Chi conosce Zlaturkoglu da vicino sussurra che il padre è sempre stato un custode attento, una figura che misura il peso delle scelte con il rigore di chi ha a cuore ogni passo della figlia. Si dice che non sia il controllo a muoverlo, ma una forma intensa di protezione. Paura che un'intensa esposizione mediatica mescoli verità, malizia e fantasia fino a ferire ciò che Zla sta costruendo con disciplina e talento. In questo racconto che si compone di voci e retroscena, entra anche un dettaglio nitido, il fatto che il nome di Halil Ibrahim Ceyhan rimbalzi spesso tra polemiche e discussioni di corridoio, talvolta per colpa di chi ricama, talvolta perché la popolarità, da sola, accende invariabilmente anche le ombre. E sarebbe proprio questo, dicono, a far scattare l'allarme paterno, il timore che le prime pagine dei tabloid possano bussare alla porta di casa con un frastuono capace di togliere il sonno. Nel mezzo di questo vortice, Zlaturkoglu appare più silenziosa. Non è il silenzio freddo, non sono porte sbattute o frasi tagliate a metà, ma una quiete lucida, come se stesse scegliendo con cura quali battaglie combattere e quando. Chi lavora con lei fa notare un cambiamento minuscolo ma palpabile. Risate un po' più brevi, sguardi che si perdono un attimo oltre i riflettori, e un modo elegante ma deciso di eludere le domande che puntano dritte alla sua vita privata. In conferenza stampa, capita che sorrida e si limiti a dire che preferisce parlare del progetto, che il lavoro viene prima, che il resto non ha bisogno di palcoscenico. Il suo team, con discrezione, rende più strette le maglie delle interviste, si tutela, si filtra, si rimanda.
E dietro questa danza accurata, resta l'immagine di una giovane donna che pretende il diritto di scegliere per sé, pur quando la famiglia chiede di rallentare. E Halil Ibrahim Ceyhan? Il suo è un silenzio di altra natura. Un silenzio che sembra calcolato, non per freddezza, ma per strategia. Da giorni, nessuna dichiarazione, nessun commento diretto, nessuna uscita pubblica che possa anche solo sfiorare lo scandalo. Qualcuno sostiene che sia una mossa di grande lucidità, come se Halil sapesse che ogni parola, in questo clima, finirebbe per alimentare il fuoco. Altri, invece, ci vedono una forma di rispetto, un modo per non mettere Sla nella scomoda posizione di dover scegliere da che parte proteggersi. In TV, qualche editorialista scommette che lui stia aspettando che il vento cambi direzione, pronto a parlare solo quando il rumore si sarà fatto più tenue, quando la loro storia, vera, presunta o semplicemente sognata dal pubblico, potrà camminare senza inciampare nella prima curva. Sui social il ronzio è un'orchestra in crescendo. Ci sono quelli che prendono le parti della famiglia di Sla, convinti che un genitore veda, percepisca e capisca per istinto quando qualcosa potrebbe far male. È giusto che la proteggano, scrivono, è giusto che la invitino a non bruciarsi. E poi c'è l'altro coro, altrettanto forte, che rivendica l'autonomia di una donna che ha dimostrato talento, maturità e carattere in ogni scelta pubblica. Sla è abbastanza grande per decidere da sola, si legge sotto un post diventato virale. La vita privata appartiene a chi la vive, non a chi la commenta. Nel mezzo, sospese come bandiere al vento, ci sono frasi che colpiscono per semplicità, la famiglia protegge, ma il cuore sa la strada. E ogni parola diventa mattone, ogni commento una tessera, nel mosaico emotivo che avvolge i due attori. Intanto, nuove scintille. Ci raccontano che, qualche sera fa, Sla sia uscita da un evento di gala con un'aria raccolta, mentre Halil avrebbe lasciato il luogo pochi minuti dopo, da un'uscita laterale, con passo svelto e cappuccio rialzato. Le macchine li attendevano in punti diversi, come se tutto fosse stato organizzato per evitare incroci indesiderati. Un caso? Una scelta prudente? Oppure il segno di una distanza tattica, di quelle che si prendono quando ogni gesto minimo diventa un titolo. Perché, diciamolo, il linguaggio del corpo è diventato una lingua madre per chi vive di showbiz, una mano in tasca o un saluto esitante possono valere più di un comunicato. E, nel frattempo, i fotografi affilano gli obiettivi, pronti a sorprendere una verità in controluce. Se davvero c'è una frattura, piccola o grande che sia, il set potrebbe diventare il primo campo minato. I produttori sanno quanto conti la serenità per trasformare un copione in magia, e temono che l'aria densa di pettegolezzi possa intaccare quella meravigliosa precisione che Sla e Halil hanno costruito scena dopo scena. Ma per ora, le voci dal backstage raccontano altro. Lei provava le battute con una concentrazione ammirevole, lui le dava la spalla in modo impeccabile, la coreografia delle prove era pulita, professionale, quasi a voler dire al pubblico: noi siamo qui per lavorare, il resto resta fuori da questa porta. C'è chi giura che si siano dati una regola non scritta, una linea sottile e sacra, tutto ciò che non fa parte della scena resta invisibile alle luci del set. Un patto che, se esiste, spiegherebbe la tensione soffice ma presente a ogni stacco di Chuck. Eppure, nelle case, nei bar, sui mezzi, non si parla d'altro. Si cerca di capire se quelle parole attribuite al padre di Sla siano state davvero così dure o se il vento delle confidenze, passando di orecchio in orecchio, le abbia rese più taglienti. In molti, a bassa voce, suggeriscono che la preoccupazione non sia tanto Halil in sé, quanto il rumore che lo circonda, l'altalena di attenzioni che può diventare una gabbia invisibile. In fondo, in questo mondo di riflettori, una relazione non è mai solo una relazione. È una trama parallela che il pubblico scrive a colpi di like, che la stampa ribadisce a colpi di prime pagine, che gli amici difendono e che la famiglia, spesso, teme. E allora l'amore diventa una prova di equilibrio, una camminata sul filo in cui ogni passo pretende coraggio e delicatezza. C'è un'immagine che resta, Sla che chiude la borsa con un gesto deciso e sale in macchina mentre un assistente chiede se tutto va bene. Halil che entra in studio all'alba, sorride a chi incontra e apre il copione con quella calma che inganna,
perché i professionisti sanno che il pubblico nota ogni vibrazione, anche quella più intima. Forse è per questo che lui tace, perché certe cose, se vere, meritano protezione, se false, non meritano carburante. E forse è per questo che lei evita le risposte, perché certe decisioni si prendono nel silenzio di una stanza, non nel rumore di un salotto televisivo. Quel che è certo è che i loro nomi, oggi, sono il centro di un gioco di specchi in cui le intenzioni rimbalzano e le emozioni si moltiplicano. Noi, da qui, possiamo solo osservare e raccontare. Possiamo dire che l'aria è carica, che l'attesa somiglia a una pausa musicale prima dell'acuto, che i fan hanno già scritto nella mente due finali diversi, quello in cui il cuore vince e convince, e quello in cui la prudenza alza un muro alto quanto basta per proteggere tutto il resto. Possiamo anche ricordare che Zlaturkolu ha sempre mostrato una tempra ferma, una maturità sorprendente, e che Ali Ibrahim Ceyhan ha alle spalle abbastanza palcoscenico per riconoscere quando restare immobili e quando fare un passo. E possiamo assicurarvi che qui, su Celebrita dalla Turchia, continueremo a seguire ogni segnale, ogni fremito, ogni briciolo di verità che emergerà dalla nebbia. Se questo viaggio tra indiscrezioni, affetti, paure e desideri vi ha tenuti con il fiato sospeso, restate con noi. Iscrivetevi, condividete questo video con chi vive dibattiti accelerati e gossip sussurrati, e raccontateci cosa pensate. È giusto che la famiglia metta un freno quando teme il peggio, o è il momento di lasciare che sia Asla a scrivere da sola la prossima scena? Intanto, aspettiamo insieme che il sipario si muova, che una mano si intrecci o si sciolga, e che un sorriso sveli, finalmente, se questo è l'inizio di una grande storia o solo una parentesi nata dall'eco di una frase sussurrata. Da Celebrita dalla Turchia, un abbraccio e alla prossima, perché in questo teatro di emozioni la prossima rivelazione potrebbe essere dietro l'angolo, pronta a trasformare un sospetto in certezza o una certezza in un nuovo, intrigante mistero.